Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. In molti mi avete chiesto aiuto per trovare una macchina per superare la nuova gara, il Road Atlanta, rilasciata con la patch 1.26, nello specifico quella con i prototipi gruppo 1. Questa gara, a differenza di tante altre, ha il tempo fisso, quindi dobbiamo correre almeno per 30 minuti. Qui lo scopo non è trovare la macchina quindi che ci faccia concludere la gara il prima possibile, perché comunque dobbiamo correre 30 minuti. Lo scopo è invece trovare una macchina che, nonostante i 1000 cavalli, perché il gruppo 1 per portare a 950 punti prestazioni stiamo sempre intorno ai 1000 cavalli, che sia facilmente guidabili, che non abbia reazioni incontrollabili, che ispiri fiducia insomma alla guida. E credo che con questa macchina ho trovato quella giusta. Eccola qua, la McLaren VGT gruppo 1. Dà veramente un feedback positivo, un senso di controllo come pochissime macchine. L'uniche che mi hanno appagato come maneggevolezza e come sicurezza di guida sono state la Super Formula 19 e la Red Bull X 2019. Tuttavia la Super Formula l'ho trovata poi lenta sui tratti rettilinei. Nella Red Bull X ho ottenuto una prestazione simile a questa qui, però è più incontrollabile, è più veloce sul dritto ma consuma anche parecchio di più, quindi la mappa carburante va gestita in maniera diversa. La superiorità di questa macchina rispetto agli avversari la troviamo soprattutto in percorrenza curva. La sua elevata deportanza in unione alla strategia che vi propongo, ovvero quella di gomme da corsa morbide, mappa carburante a 2, poi vedremo insieme il setting di questa macchina, la rende nettamente superiore agli altri. Solo sul rettilineo, questo qui, abbiamo la stessa velocità, ma in frenata guadagniamo almeno 10-15 metri rispetto agli altri e in percorrenza curva gli diamo veramente una pista. Guardate adesso, stiamo arrivando sul rettilineo del traguardo, guardate in curva 1 quanto distacco riusciamo a dare agli altri. Possiamo fare la curva completamente a pieno, guardate ancora deve arrivare l'altra macchina. Tutto il tratto misto qui possiamo dare gas in maniera tranquilla, non ho utilizzato nessun tipo di controllo, a parte l'ABS ovviamente. Le sosta box sono tante, ne facciamo una ogni 5 giri. Queste sono auto che hanno un consumo enorme, hanno quasi 1000 cavalli come vi dicevo, quindi capite che serve benzina per ottenere prestazioni. Le gomme invece, quando vi fermerete, hanno ancora almeno 2 giri di vita, quindi non avrete problemi con gomme eccessivamente consumate. La mappa carburante sarà impostata a 2 per tutta la gara, potete poi muoverla come volete, se avete qualche difficoltà, se volete andare più veloci sul rettilineo, l'importante è che non superate il 3, perché già impostandola a 4 la macchina sarà molto più lenta. Con mappa 2 sono riuscito a girare nelle varie prove anche in 1.03 alto, quindi la macchina già così è veramente veloce e questa è la parte fondamentale. Non è facile vincere questa gara, non è regalata, comunque dovete correre. Queste macchine vanno guidate velocemente, anche in curva, non abbiate paura, più veloce andate, più deportanza applicate sul telaio della macchina, più grip avrete in curva. Lo vedete, basta che provate questa curva 1 qui, fatelo una volta a pieno, in quinta, e provate invece una volta a rallentare e vedrete che la macchina sottosterzerà di più. Non abbiate paura di dare gas a questa macchina, la macchina risponde veramente bene ai comandi, è facilmente prevedibile, non ha nessun tipo di comportamento strano, quindi date gas e portate a casa questa gara. Questo è il setup della macchina, 950 punti prestazioni precisi, abbiamo 996 cavalli e una coppia di 685 Nm, il peso è di 938 kg. Come vi dicevo, gomme da corsa morbide, useremo per tutta la gara solo queste qui. Le sospensioni sono personalizzabili di serie, queste sono le regolazioni che dovete inserire. Il differenziale è personalizzabile di serie e questi sono i valori che dovete inserire.
La deportanza la mettiamo a 1370 all'anteriore, quasi il massimo, e 1800 il massimo al posteriore. Dovete installare una ECU personalizzabile. Guardate la curva di coppia di questa macchina come lavora in alto, quindi le marce vanno tirate, ma non serve portarla completamente al limitatore, altrimenti dopo avete un calo di coppia. La centralina va tenuta al 100% di potenza. Installate una zavorra e impostatela su 38 kg, posizionata tutta all'anteriore, quindi a meno 50. Non serve il limitatore di potenza. Dovete installare invece un cambio personalizzabile da corsa. La velocità di punta la impostate su 270 km/h ed andate a spostare il finale a 2.763. I rapporti delle marce non ricordo, ma non dovrei averli toccati, quindi vi verranno in automatico così, altrimenti sistemateli come li ho messi io. Installate infine un turbocompressore a regimi elevati. Nessun'altra cosa da mettere su questa macchina. Nel caso abbiate dei dubbi, fateli sparire. Questa è una VGT, quindi in GT Auto non possiamo installare nulla, nemmeno i cerchi in lega. L'unica cosa che possiamo fare è quella di creare una livrea. Se volete questa è sempre fatta da me, la trovate nella vetrina del gioco, cercatela col tag DR46. Oltre a questa troverete tutte le mie creazioni. Come già detto prima, nessun aiuto per questa macchina tranne l'ABS attivo. Non servono, vi fanno solo perdere tempo.
Un'ultima cosa ragazzi, prima di mettervi alla guida, questa gara che vi ho fatto vedere è la prima che ho fatto a bordo di questa macchina con questo setup, quindi come avete visto, non conoscendola bene, non avendo tanto feeling, soprattutto nella fase notturna, ho commesso molti errori, ho preso tantissime penalità. Nonostante questo ho vinto con parecchio distacco, quindi se sbagliate, se commettete errori, se prendete penalità, non vi demoralizzate e non restartate la gara, perché non serve, comunque vincerete. Tuttavia, se invece siete già pratici di questo circuito, fate attenzione, perché rischiate, come ho fatto nella seconda gara, che ho vinto con 45 secondi sul secondo, alla fine non farete 5 giri dopo l'ultimo pit, ma ne farete 6, perché passerete il traguardo prima dei 30 minuti, quindi dovrete fare un ulteriore giro. Andate quindi a gestire la mappa carburante per l'ultima parte di gara, altrimenti non arriverete o dovrete fare un pit aggiuntivo che comunque vi farà solo perdere tempo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, iscrivetevi al canale per non perdere i successivi contenuti e lasciatemi nei commenti feedback sulla guida di questa macchina, soprattutto per quello che riguarda il joystick, perché io non sono capace, so guidarla solo col volante. Ciao ragazzi, al prossimo video.